Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach e oggi torno ad analizzare Lara Fabian, cantante eccezionale. Ho già fatto la reaction su Adagio della performance del 1999, anche qui è nello stesso concerto ma canta Je suis malade. È una canzone che mi avete consigliato voi, ma soprattutto mi ha implorato la mia ragazza di fare una reaction su questa canzone, quindi la ringraziamo e la salutiamo, a parte gli scherzi. Ovviamente trovate il video originale in descrizione se volete vederlo senza il mio commento. Io dovrò interromperlo per dare dei commenti tecnici di analisi vocale. Andiamo ad ascoltarlo insieme. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis laide sans toi, je suis sale sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie, et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis jamais où, et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous comme un rocher. Ok, scusate un attimo, allora intanto vorrei capire se ci sono i sottotitoli in questo video. Vediamo se mi aiutano. Sì. Ok, adesso magari riascoltiamo dall'inizio con i sottotitoli perché io non so così bene il francese. Lei è bravissima ovviamente a cantare in francese perché comunque è una delle sue lingue principali, insieme anche all'italiano, come sappiamo. Mi pare di capire, adesso questa è la prima volta che ascolto questa canzone, non la conoscevo, non l'ho mai ascoltata, perdonatemi, quindi è anche una prima reaction abbastanza così spontanea. Mi sembra di capire che parli di una specie di malattia d'amore, mi sembra di aver intuito un po' dalle parole, però dovrei un pochino rivederlo, e anche dal tono della voce. Lei è veramente brava a interpretare, oltre al timbro, perché ha un timbro pazzesco, riconoscibile immediatamente, originale, particolare, è vero, ha una tecnica pazzesca, ma soprattutto timbro e interpretazione. Sentite come ogni parola è soppesata, ogni respiro è soppesato, sta quasi recitando, ok, quando sta pronunciando le parole del testo. Riascoltiamo un attimo dall'inizio col testo davanti, magari così ci aiutiamo a capire. Ecco, un'altra cosa che volevo notare è l'inizio in cui lei è immobile, fissa, un punto fisso a terra, e si sta già preparando per tutta la sua interpretazione emotiva, sta entrando proprio dentro il brano, guardate. Anche molto efficace. Ok, allora guardate intanto come ha soppesato solo il primo respiro, prima ancora di iniziare a cantare. Lo sguardo, il respiro già spezzato un po' dall'emozione, ok? Questa emozione che viene ricercata proprio, riprodotta anche come un'attrice.
esattamente la stessa cosa che fa un attore sul palcoscenico, lei lo sta facendo qui mentre sta cantando e anche quando non sta cantando. Andiamo avanti, quindi sta dicendo non sogno più, quindi insomma già un inizio abbastanza drammatico, melodrammatico ci sta. Je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis laide sans toi, je suis sale sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous comme un rocher. Ok, pazzesca. Adesso guardando, leggendo il testo mentre sta cantando, mi è arrivata tutta la botta emotiva. Il bello della musica è questo, perché già solo con il suono della voce puoi comunicare delle cose incredibili, ma con le parole, quando le parole si uniscono alla melodia e si uniscono a una voce così bella, così perfetta, veramente diventa veramente un'emozione, ok? E qui sta raccontando proprio la fine di un amore, sta raccontando non tanto il fatto che l'amore sia finito, ma le sensazioni, le emozioni che lei prova dopo che è stata abbandonata, ok? E queste sensazioni sono travolgenti, ma veramente drammatiche. Non sogno più, non fumo più, non voglio più vivere, perché la vita non ha più senso senza di te, questo sta dicendo, no? E è veramente pesante come sensazione, no? E te lo comunica benissimo, non solo con le parole, ma proprio col tono della voce, con i respiri che prende in maniera così enfatica, così drammatica, come se stesse davvero implorando, in qualche modo parlando col suo amore che non c'è più, e quindi è come un dialogo, no? A senso unico ovviamente, ma è lei che sta esternando le sue emozioni, veramente molto brava. Dal punto di vista tecnico vorrei notare una cosa, che quando fa la prima parte del ritornello in cui dice Je suis malade, lei qui ha un suono veramente molto leggero, molto squillante ma sottile. Potremmo definirlo falsetto, però no, non possiamo definirlo falsetto, perché subito dopo fa la stessa frase in voce piena, mista, quindi è sempre un mix molto ben gestito, ma in realtà la posizione non cambia, è lo stesso suono che acquista un po' più di pienezza, perché va a comprimere un po' di più, sostiene un po' di più, gioca con la risonanza, ma in realtà la risonanza è già perfettamente piazzata anche quando la fa queste note più piano. Sentiamo. Qua sta molto leggera, però sentite quanta risonanza che ha. È veramente molto brava a trovare il placement, il piazzamento della sua voce, della sua risonanza appunto, e dopo quando lo rifà e lo fa più in voce piena e lo percepiamo più pieno il suono, in realtà non si è spostata di 1 millimetro. Qua.
Bellissimo anche questo crescendo di intensità in cui lei carica emotivamente, ma anche con la voce questo brano. Però sì, io non sento una differenza di posizione, è solo una differenza di compressione, questo, quindi compressione cordale e sostegno. Questo sì, assolutamente, infatti il suono è assolutamente più pieno, però è molto brava a non spostarsi di tanto da quella posizione iniziale che aveva. Andiamo avanti. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous comme un rocher, Bellissimo. comme un péché. Je suis accrochée à toi, je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits et tous les whisky pour moi ont le même goût et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller, tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton cœur et je suis comme un oiseau mort. Quand tout est Mamma mia. je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant je crois que j'avais du talent avant ta peau. Cet amour m'a tué. Ma incredibile. Allora, scusate, ma il peso emotivo delle parole che sta usando, anche molto dirette, molto aspre, ok? Non cerca giri di parole, è vero? Sta usando delle metafore molto belle anche, ok? Quindi ci sono sempre queste similitudini con varie immagini che sta usando, però per esempio l'immagine in cui dice mi sento come un uccello morto, una cosa del genere, no? È veramente devastante quando fa quel gesto anche con la mano. Forse qua. Come un oiseau mort. Mamma mia, ma poi con che disprezzo lo dice, veramente un carico emozionale impressionante. Lei è veramente molto, molto brava a comunicarti tutta questa valanga di emozioni. Incredibile, non ho mai visto una performance così sentita, emotiva. Si vede anche che la sente. Ok, adesso non so quanto sia autobiografica questa canzone, ma secondo me sì, perché parla anche, insomma, del suo talento insomma, quindi mi sembra che stia parlando di se stessa. Non so quanto recente fosse questa sua esperienza amorosa negativa, però qua mi sembra veramente incavolata, ok? Brava nell'incanalare queste emozioni negative in un'interpretazione magistrale. Che brava. Questa frase è devastante. Mi hai deprivato di tutte le mie canzoni, di tutte le mie parole, mi hai annientata praticamente, no? Incredibile, veramente un peso emozionale impressionante. Pourtant, je crois que j'avais du talent avant ta peau. Cet amour m'a tué. Si ça continue, je creverai seule avec moi,
près de ma radio, comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça. Je suis malade, tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricader. T'entends, je suis Scusate, è ripartito. Impressionante, veramente impressionante. Questo crescendo finale con questo acuto tenuto lungo, non è tanto l'acuto in sé, lei abbiamo visto ha un'estensione pazzesca, però è proprio il come lo tiene e sempre questo carico emotivo che si porta dietro questa nota vibrante, vibrata, pazzesco, mamma mia. Poi bellissima anche questa immagine in cui dice: io morirò da sola come una stupida bambina con una radio che continua a cantare la mia canzone. Quindi è come un loop, no? Lei sta cantando la sua morte praticamente, no? È talmente in questo stato depressivo, anche così profondo, da immaginarsi appunto così, senza vita. Veramente, veramente un testo anche pesante, veramente bello, bellissimo, però devastante. près de ma radio. Poi come te lo racconta, veramente così, come se fosse davvero lì, in quel posto in cui sta, che ti sta raccontando, no? Con lei di fianco alla radio, e lei senza vita, te lo sta proprio raccontando così, in modo spontaneo, assolutamente spontaneo. Comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade. Bellissima anche questa parte in cui rimane da sola, tanto la sua voce è talmente bella, talmente musicale, sentite che risonanza che ha, veramente. Queste sono cose che si imparano veramente con una grande esperienza, riuscire a creare questo suono così musicale, avvolgente, ricco di armonici gravi ma anche armonici medio e acuti, pazzesca. E lei da sola, senza band, senza nient'altro, riesce a essere magnetica. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade. Bellissimo qua che riparte tutto, tutta la parte strumentale insieme a lei, quindi per caricare ancora di più questo finale. Quanto ha allontanato il microfono lì, veramente, qua. Vabbè, ci sarà sicuramente un compressore sul microfono, quindi anche se si allontana non si percepisce questo cambio di volume, però cioè, l'ha allontanato veramente tantissimo. Molto scenico. Bellissimo questo barricade, lì praticamente va a sporcare la voce con questo graffio, ok? Distorsione glottica assolutamente, quindi compressione cordale
estrema, le false corde chiudono sulle corde vere e va a creare questo graffio, no? Quando dice barricade, che dà ancora più disperazione, più aggressività, questo senso di rabbia lo va a esternare con questa sporcatura. Qui ha fatto veramente una cosa come 15 secondi, 20 secondi di nota tenuta, assolutamente fantastica. Voglio vedere che nota era quella acuta. Qua, scusate. Qua, no. Questa nota qui. Ok, è un Fa diesis 5, quindi una nota bella alta. E poi vediamo quanto tiene questa nota. Proviamo a contare i secondi. Praticamente 16-17 secondi, forse anche un pochino di più, ho contato un po' a occhio. Pazzesca, bravissima, un'interpretazione magistrale, grazie per avermela consigliata, non la conoscevo, farò sicuramente altre reaction su Lara Fabian, fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!